Sono Daria Magidi e questa è la terza pillola della serie AI for All. Il nostro obiettivo è quello di avvicinare l'intelligenza artificiale veramente a tutti e quindi di spiegare in un modo semplice i concetti base. Abbiamo parlato della differenza fra l'intelligenza artificiale e gli algoritmi tradizionali. Abbiamo detto che l'esplosione dei dati, soprattutto la presenza di Internet, ha permesso a questi sistemi di imparare dai dati, machine learning. Abbiamo detto che un sottoinsieme del machine learning è fatto dalle cosiddette reti neurali, quindi questi sistemi, queste grandi matrici che sono in grado di filtrare i dati che ricevono e classificarli e clusterizzarli, esattamente come facciamo noi col nostro cervello. Noi siamo in grado di guardarci intorno, di vedere i contenuti intorno a noi e velocemente, con riconoscimento, visivo, fare la classificazione degli oggetti, con i nostri sensi magari riconoscere i suoni. Esattamente in questo modo funzionano le reti neurali. Abbiamo detto che quando un progetto è molto difficile abbiamo una sequenza di reti neurali, ecco perché parliamo di apprendimento profondo o di deep learning. Nel 2022 è successa una cosa importante, ovvero OpenAI ha reso, si può dire, democratica l'intelligenza artificiale, perché fino a quel momento tutti noi già usavamo i sistemi di intelligenza artificiale, perché eravamo abituati a interagire col nostro navigator piuttosto che con gli assistenti vocali, ma non avevamo capito come funzionassero. Il progetto OpenAI, la parola lo dice OpenAI, era basato sul fatto che questi sistemi si appoggiano ai dati mondiali pubblici disponibili su internet, che noi stessi abbiamo contribuito a creare. E allora l'OpenAI, quindi l'AI generativa, cosa fa? Non solo va a fare quelle classifiche, quelle regole, quelle previsioni di cui abbiamo parlato, ma è in grado di generare nuovi contenuti. Quindi se io prima davo un testo all'intelligenza artificiale analitica tradizionale e gli dicevo fammi ad esempio la presenza di una parola, quante volte la vedi, ora questi sistemi sono in grado di farmi il riassunto piuttosto che trovarmi il riassunto e presentarmelo a punti. L'AI generativa, lo dice la parola, genera nuovi contenuti che possono essere testi, immagini, video e suoni. Ma come funziona l'AI generativa? Da dove parte? Parte proprio grazie alle reti neurali che sono andate a prendere tutti i dati su internet, i testi, le immagini, i suoni, i nostri video, le nostre foto, tutto ciò che era pubblico, Wikipedia, le pubblicazioni scientifiche. Immaginate la grande quantità e profondità dei dati che ci sono online, li ha puliti letteralmente e ha creato dei modelli di linguaggio, i cosiddetti Large Language Models. Quando vedete LLM, questi sono dei modelli, come se fossero delle grammatiche, che questi sistemi attraverso le reti neurali hanno creato, come se fossero delle librerie pronte. Quindi io ho dei Large Language Models specializzati in lettere, in leggi, in immagini. E questi Large Language Models, queste che vengono anche chiamate Foundation, sono dentro alle AI generative, ad esempio ChatGPT. Quindi quando noi siamo abituati a fare una query, una ricerca con un motore di ricerca, noi ad esempio gli diciamo dimmi, esempio, le notizie su un personaggio famoso, Martin Luther King. Il motore di ricerca va a vedere tutte le informazioni che ha e siamo abituati a vedere la risposta, che è un elenco di link dove ci sono informazioni su Martin Luther King. Un sistema come ChatGPT non fa questo, va a prendere tutte le informazioni che ha già codificato nella sua rete,
e magari ci fa la biografia, ci fa dei tratti storici, ci fa una storiografia e a seconda di come noi interagiamo col sistema, che si chiama prompt engineering, gli possiamo dire fammi il curricula di Martin Luther King in 500 parole, con un tono formale, informale. Fammelo per fare una docenza dei bambini, fammelo per fare una docenza universitaria e proprio in base a come noi chiediamo a questi sistemi di risponderci, questi sistemi ci rispondono. Più noi siamo esperti del settore, più possiamo fare domande profonde. Quindi se io sono esperta, ad esempio, di intelligenza artificiale e faccio delle domande al ChatGPT che magari ho pure personalizzato, le risposte che ho non sono le risposte tipiche di un motore di ricerca, ma sono risposte profonde, esperte, aggiornate. Quindi interagire con questi sistemi che sanno ragionare letteralmente ci permette di avere a disposizione un pool di super esperti in tutti gli argomenti. Pensate alla bellezza di accedere alla conoscenza pubblica, privata, procedurale, dichiarativa di un'immensità di persone. Non solo sanno elaborare testi, ma sanno creare letteralmente nuove immagini, nuova musica, nuovi video. Ecco perché si dice che sono generative. Questo però ovviamente ci preoccupa un po', perché se noi abbiamo questi sistemi che creano in un minuto, e vi invito a provare magari una piattaforma come Canva, come Gamma, che in un secondo vi creano un sito, in un secondo vi creano una presentazione che magari con PowerPoint ci stavamo una settimana, letteralmente in 3 minuti, la domanda che ci dobbiamo porre è il diritto d'autore. Una volta, spesso mi sento dire interagire con questi sistemi è un po' tipo barare. E allora qual è il limite? Qual è giusto, anche a che età è giusto far interagire i nostri bambini, i nostri ragazzi con questi sistemi che si trovano un po' tutto fatto? Nella prossima pillola infatti parleremo di etica e di limite di utilizzo di questi sistemi.